Avete uno slider lineare e ve ne serve uno curvo. Ne avete comprato uno curvo e vi serve quello lineare. E se vi dicessi che ho scoperto un modo per risolvere questo problema? Ciao ragazzi e benvenuti in questo tutorial. Io sono Angelo Giannone e sono un videomaker di professione. Oggi volevo condividere con voi una mia scoperta. Ebbene sì, sembra che io abbia scoperto una tecnica. Come faccio a dirlo? Ho provato a cercare sui vari motori di ricerca, ho provato a fare delle ricerche su YouTube, ho parlato con dei cineasti, quindi gente che lavora nel cinema professionale, e tutti concordano nel fatto che non avevano sentito mai parlare di questa tecnica. Dal momento che l'ho scoperta ho voluto dare una paternità a questa tecnica e quindi l'ho chiamata EG Curved. EG Angelo Giannone è il mio nome, Curved quindi piegato, curvato da Angelo Giannone. La tecnica EG Curved infatti consiste nel piegare fisicamente il nostro slider lineare in uno curvo oppure fare viceversa, quindi uno curvo in uno lineare. Voi direte, tu sei matto, prendi uno slider e lo pieghi? In realtà lo si fa virtualmente, lo si fa in post-produzione, è il bello di questa tecnica. Molti di voi staranno pensando, sì, ma allora vai a rovinare le immagini, vai a deformare l'immagine. Assolutamente no. Ma da dove mi è venuta l'intuizione di questa tecnica? Il tutto è partito analizzando la tecnica del vertigo. Praticamente unisce due principi fisici, quindi la videocamera si sposta in avanti e lo zoom allarga, oppure la videocamera si sposta indietro e lo zoom stringe, avanza. L'unione di queste due forze fisiche contrapposte crea quell'effetto meraviglioso chiamato col nome vertigo, utilizzato molto nel cinema, che serve proprio per dare un senso di disorientamento, cambia come la tridimensionalità della stanza, dell'ambiente in cui stiamo filmando, quindi è un effetto molto apprezzato dai cineasti. E allora mi sono chiesto cosa accadrebbe se io unissi due forze fisiche non lineari in avanti, ma lineari in orizzontale. Pensavo di ottenere un effetto tipo vertigo, ma in orizzontale. In realtà ho scoperto quest'altra tecnica che permette di piegare il vostro slider lineare in uno slider curvo e viceversa. Ma andiamo a vedere come si realizza il tutto. Allora, prima cosa fondamentale, avete bisogno di una videocamera che filma ad una definizione più alta rispetto al progetto finale. Ipoteticamente dovete fare un progetto finito in Full HD, dovete avere una camera che riprende in 4K. Se dovete realizzare un video in 4K, dovete avere una camera che riprende in 6K o ancora meglio in 8K. Quindi questo è l'unico limite, diciamo, di questa tecnica, perché per il resto è realizzabile praticamente a costo zero. Basta avere il vostro slider lineare o il vostro slider curvo. Dopo aver impostato quindi la definizione al doppio di quella del progetto finito, mettete il vostro slider lineare, posizionate i vostri soggetti, come ho fatto io in questo caso, sul tavolo e fate un movimento che va da sinistra a destra o da destra a sinistra. È fondamentale che voi manteniate una velocità costante dal punto A al punto B e vedremo dopo in post-produzione perché. Prendiamo il nostro file, lo mettiamo all'interno del nostro programma di montaggio. Non ci resta altro che creare un crop in Full HD da mettere all'interno del nostro file in 4K e fissare un keyframe all'inizio del movimento, quindi sul punto A. A fine movimento ricentreremo i nostri soggetti e fisseremo un altro keyframe che sarà il punto B. Se avete mantenuto una velocità costante nel vostro slider, avrete già ottenuto l'effetto che, come vedete, è eccezionale, senza alcuna deformazione, senza alcun artefatto, senza nulla di magico, diciamo così, se non la fisica stessa. Avete convertito il vostro slider lineare in uno slider curvo. Questa è una tecnica che potete applicare anche nel cinema. Se avete un binario lineare e non riuscite quindi a procurarne uno curvo, potete tranquillamente utilizzare questa tecnica anche in produzioni più grosse, dove magari filmate in 8K per ottenere un risultato finale in 4K, per esempio. Questa tecnica è anche bidirezionale, quindi è possibile convertire uno slider curvo in uno slider lineare. Come? Riprendiamo sempre al doppio della risoluzione, creiamo un ritaglio in Full HD e poi spostiamo il nostro crop
mettendo il soggetto a sinistra ad inizio movimento e il soggetto a destra a fine movimento. In questo modo voi avete trasformato il vostro slider curvo in uno lineare, perché il vostro soggetto di fatto si sposta da sinistra a destra. Io sono molto contento di aver condiviso questa mia tecnica con voi, fatemi sapere cosa ne pensate sotto nei commenti, condividetela con tutti i vostri colleghi o con i vostri amici, con chiunque insomma fosse appassionato di video. Non nego che se il nome G-Curved che ho coniato per questa tecnica venisse utilizzato da tutti mi farebbe molto piacere e ne sarei molto orgoglioso, ma ciò che importa è che adesso anche voi conoscete questa tecnica, anche voi potete utilizzarla, anche voi potete condividerla con i vostri amici e con i vostri colleghi. Spero che questo video vi sia piaciuto, nel caso regalatemi un like, se non siete iscritti al canale ricordate di iscrivervi e di attivare la campanellina per essere avvisati all'uscita di un nuovo video. Ci vediamo alla prossima, ciao ragazzi!